Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo episodio. Dopo una settimana dedita alla scoperta di Tokyo, prenderemo lo Shinkansen per andare verso la più tradizionale e meno caotica Kyoto. Non prima però di perderci nella gigantesca stazione di Tokyo. Arrivati a destinazione scorazzeremo per le intime viuzze di Tokyo per poi noleggiare una bici il giorno dopo e pedalare verso Arashiyama, la famosa foresta di bambù, e ovviamente prenderemo un percorso inedito. Preparate il vostro bento, caschetto e navigatore per immergerci senza indugi in questa nuova avventura nipponica. Sono le 9:30, no, sono le 10 di mattina. Ho fatto colazione col solito bento da 3,50 € col salmone. Appena uscito dall'hotel ho fatto il check out, adesso mi dirigo verso la stazione di Asakusa, classica, solita, per prendere il treno per Kyoto. Finalmente proviamo questo Shinkansen, dovrò prendere un bel bento proprio per fare la perfetta esperienza dello Shinkansen. Eccoci, stazione di Kyobashi o Kyobashi, queste pronunce giapponesi. Temperatura giusta per viaggiare, quindi direi top. Adesso andiamo verso la stazione di Tokyo centrale e cerchiamo di capire in mezzo al disastro che ci sarà come prendere lo Shinkansen. Io ho già prenotato il biglietto, prima direi cerchiamo di capire da dove parte il treno. Dai, si vola. Direi che partiamo bene. Questo ragazzi consiglio spassionato: quando prenotate il ticket per lo Shinkansen o per qualsiasi treno, andate in una stazione che non sia la stazione di Tokyo centrale o la stazione di Shibuya. Riuscirà il nostro eroe a prendere sto Shinkansen? Sarà una grande lotta, adesso vedremo. Noi più pallide idee di dove sia la Ikari Line. Ecco appunto, ci ho messo mezz'ora per trovare il gate, giusto perché continuavo a cercare appunto la Ikari Line. Invece Ikari era il nome del treno. Treno che tra l'altro può vantarsi di avere un ritardo medio di soli 1,6 minuti, includendo ovviamente anche i ritardi per calamità naturali. Bene, in teoria ho appena scoperto che sono queste e l'Ikari parte da qua. ゼロになったっていい黒ずんだ空矛先は胸に向けられ Ovviamente con una puntualità disarmante. Tornato in un barco, durato 5 minuti. 5 minuti prima hanno cominciato a imbarcare la gente, veramente impressionante. でも自問自答繰り返す風に背を押され足が震えるまた過去のことを引きずってる言われた気がしたカメムシとって新たなステージでさ笑ってたよゼロから始めよう Bella ragazzi, siamo arrivati nella bellissima stazione di Kyoto, ovviamente in perfetto orario. Ahimè, mi sono accorto che l'audio dei video del mio tragitto dalla stazione al mio alloggio è perduto, quindi vado di voiceover, chiedo venia. Dopo essermi letteralmente perso nella meraviglia ingegneristica architettonica quale la stazione di Kyoto, zaino in spalla mi sono addentrato nelle stradine della città, conosciuta anche come la capitale del Regno degli Spiriti, dove folklore e spiritualità permeano la storia di questa antichissima città, che nasconde fascino e mistero in ogni angolo. Infatti, non appena sono riuscito a posare gli zaini in camera, sono partito subito ad esplorare le accoglienti viette laterali e le strade adornate di lanterne di carta. A questo punto ho pensato: quale modo migliore di visitare Kyoto e dintorni se non quello di noleggiare una bella bici e scorazzare a caso? Ecco, è proprio quello che faremo l'indomani. Stanza carina, che poi vi farò vedere con calma. Ho cominciato a camminare a caso, so più o meno dov'è l'area importante
però vabbè, mi piace prendere e camminare a caso. Devo dire che c'è tutta un'altra energia rispetto a Tokyo, qua si sente veramente il Giappone. Tokyo ovviamente è cosmopolita, essendo una città gigantesca, c'è proprio una sensazione di tradizione, che le persone guardano, ti fissano un po' di più rispetto a Tokyo. Certo, non siamo in un paesino rurale, però adesso andiamo a scoprire un po' cosa c'è. Ci sta una bella camminatina per sgranchire le gambe, visto che abbiamo fatto tipo la media di 20 km al giorno. Siamo finiti a Nishiki Market, mercato rionale diciamo di Kyoto, negozietti che vendono cibo, tanto street food, yakitori, roba fritta, immancabile roba fritta, carne di Kobe, c'è veramente di tutto e di più. Ecco appunto, mentre vagavo assaggiando un buonissimo taiyaki caldo ripieno di anko, mi sono imbattuto sorprendentemente in un santuario shintoista all'interno del mercato, il Nishiki Tenmangu, noto per la statua della Nade Ushi, letteralmente mucca da carezzare, che, se toccata, vi fornirà fortuna negli studi e negli affari. Io ecco non l'ho neanche sfiorata purtroppo, ma mi sono prontamente rifatto pescando un biglietto della fortuna che mi ha aiutato nella ricerca di un buon luogo dove cenare. La sorte questa volta non mi ha voltato le spalle con un ramen shop artigianale spettacolare, ubicato in un vicoletto abbastanza sperduto. Uscito dal ristorantino, il mio orecchio non ha potuto fare a meno di captare segnali ritmati di vita, dai quali non potevo esimermi dal seguire. Ebbene sì ragazzuoli, finalmente un po' di sana espressività musicale, un vero toccasana dopo una settimana di soggiorno a Tokyo. Mi ero reso conto solamente di fronte a questa band quanto mi fosse mancata la musica, ma soprattutto il calore, l'unione e la spontaneità che essa genera tra le persone. Sensazioni difficili da trovare in una metropoli. Proprio mentre ascoltavo questi artisti di strada, cosa che faccio spesso durante i miei viaggi, ho conosciuto Pedro, sosia di Salà, batterista e percussionista jazz portoghese, in tournée in Giappone, che ovviamente non ha perso l'occasione per vivere l'esperienza di suonare insieme a questi talentuosi ragazzi, con cui abbiamo poi fatto amicizia e scambiato 4 chiacchiere veloci per poi salutarci e rientrare per riposare in vista della biciclettata che mi avrebbe portato ad Arashiyama il giorno seguente. The next day. E allora abbiamo noleggiato una super bici. Mi sento come in Pokémon quando prendi la bici, chi ha giocato ai Pokémon conosce bene la sensazione. Siamo sulle rive del fiume Katsuragawa. Questa pista ciclabile è incredibilmente bella, panorama delle montagne, top, bellissime. This is surreal Japan. Mi sento in un anime. Ragazzi, questo anziano ha appena dato da mangiare a un falco. Questo è il vero Giappone che cercavo, vero, tipico, con natura, tradizione, la gente che dà da mangiare ai falchi, fantastico. Mancheranno circa un quarto d'ora, 20 minuti ad Arashiyama. Più che Arashiyama stessa mi voglio godere questo tratto qua. Ci vogliono circa, credo, un 45-50 minuti, un'ora per andare a Arashiyama in bici, però voglio solo natura e soprattutto fare un po' di sport, ci sta. La Kainawa Cycle Road è una pista ciclabile immersa nella campagna giapponese. Lunga circa 180 km, collega Arashiyama al porto di Wakayama, a sud del Kansai, costeggiando villaggi rurali e templi. Perfetta per gli amanti di natura, cultura e ciclismo.
Eccoci col bolide dietro, abbiamo appena finito la Kainawa Cycle Road per avere un'esperienza immersiva nella natura e la zona più rurale di Kyoto. Sono vicino al parco delle scimmie e quel ponte lì porta direttamente ad Arashiyama, ma tutta quella gente all'orizzonte non mi fa venire tanta voglia di andarci sinceramente. Dopo la settimana a Tokyo ho decisamente bisogno di un'atmosfera più zen. Trovo più magia nelle piccole cose, nel vedere, che ne so, un campo di baseball con i ragazzini che giocano in mezzo alla natura o degli anziani che giocano a bocce. Lo trovo più tipico che vedere i posti più turistici. E non ha importanza tanto il luogo, ma l'atmosfera che si sente. E dove c'è tanta gente, tanto turismo, non si riesce a assaggiare il vero Giappone. Sì, c'è bellissimo da vedere, chiaramente. E sto pensando anche di fermarmi di più a Kyoto perché è meravigliosa rispetto ad andare ad Osaka in mezzo al casino. Vediamo. Impressionante la bellezza di questa foresta. Wow. Se pensiamo ad uno dei luoghi più frequentati dai turisti in quel di Kyoto, sicuramente quella della foresta di bambù è la prima immagine che mi viene in mente. Insieme ovviamente al Fushimi Inari, che vedremo l'indomani nel prossimo episodio. Come vi ho raccontato al mio arrivo, Kyoto pulla di leggende e tradizioni antiche e ovviamente la zona di Arashiyama, con la sua naturale aura mistica, non può essere da meno. Si narra infatti che nel distretto di Saga Arashiyama sia situata la Porta degli Inferi, dalla quale spiriti del folklore giapponese chiamati yokai escono nel mondo dei vivi. Nella tradizione ciò succede soprattutto nelle calde notti d'estate. Ogni anno, solitamente dal 13 al 15 agosto, in occasione dell'Obon, festival di tradizione buddista dedicato ai defunti, la linea di trasporti Randen organizza il Yokai Densha, evento nel quale uomini e donne travestiti da yokai si radunano e si recano dalla foresta di bambù fino al centro di Kyoto. Questo evento si ispira alla tradizione dello Yaki-Yagyu, ovvero la parata notturna dei 100 demoni, la cui storia prevede che gli yokai infestino le strade del mondo dei vivi, seminando paura e morte per tutti coloro sprovvisti di sutra o formule magiche protettrici. Storia tra l'altro ripresa anche dal maestro Isao Takahata nel suo bellissimo film d'animazione Ponpoko. La nostra storia invece anche per oggi si conclude qui. Io mi accingo a tornare verso il Ryokan dove mi aspetta un bel futon accogliente, mentre noi ci vediamo come sempre martedì prossimo per l'episodio delle 19 sempre dalle magiche terre del Sollevante. Ciao!